Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime di calciomercato, insalata di calciomercato a quanto si legge per tutti i nomi che sono stati accostati al Napoli nelle ultime 24 ore. La conferenza stampa del mister che ha parlato in vista della partita di domenica importantissima contro il Bologna. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati cronologicamente per quanto riguarda i video caricati sul canale stesso. E partiamo da questa insalata di calciomercato. Ieri abbiamo detto che Mario Rui era interessato alla destinazione in Brasile. Tra ieri sera e stamattina indiscrezioni ci dicono che è in stallo la trattativa, non si farà a quanto pare per quanto riguarda il San Paolo o il Santos che erano interessati al calciatore per eventuali commissioni del procuratore. C'è lo zampino di Giuffridi. A noi diciamo che non stupisce una cosa del genere, conoscendo il personaggio, il procuratore di Mario Rui e tutto ciò che abbiamo analizzato sul canale, perché ci sono tanti video. Ogni volta che ha parlato Giuffredi comunque non ne ha detta una buona. Sappiamo benissimo come si comporta e sapremo benissimo poi con chi andarcelo a prendere nel caso il suo assistito, in questo caso Mario Rui, non dovesse trovare squadra e finire fuori rosa. La situazione a centrocampo. I nomi accostati al Napoli nelle ultime 24 ore: Bove della Roma e Scouten del PSV. Il primo non credo che vada ad alzare il livello, qualitativo del reparto in mediana, e non credo che sia più forte di un Foloruscio, ad esempio, anche analizzando i campionati che hanno fatto l'anno scorso i due calciatori. Molto meglio credo il campionato di Foloruscio a Verona che quello che ha fatto Bove, quindi non vedo perché prendere il calciatore della Roma e non rimettere in fiducia, perché poi è questa la difficoltà del momento. Nel caso vuoi reintegrare qualcuno che hai messo fuori rosa, devi vedere come reagisce a livello mentale. Però tra Bove e Foloruscio io mi tengo poi Foloruscio, anche per quanto riguarda quella dinamicità a centrocampo che potrebbe servire, affiancandolo però, sempre affiancandolo a Lobo ed Anghissà, ma non in sostituzione. Scouten del PSV, calciatore che andrebbe sicuramente a migliorare quel reparto, ma diciamo che le pretese sono molto alte. Il PSV Eindhoven vuole 30 milioni a quanto si legge. Può darsi che sia un'operazione che la si sta sondando nel caso dovesse sfumare Gilmour. Perché abbiamo letto le dichiarazioni dello stesso allenatore del Brighton, che ricordiamo ha speso già un bel po' di soldini sul mercato. Nel caso non dovesse andare in porto Gilmour, forse il Napoli potrebbe virare su un profilo del genere. L'allenatore ha detto: io mi auguro di tenerlo qui, ecco, in questa stagione che è già iniziata e nel proseguo al Brighton. Quindi questa operazione in Inghilterra di Manna non è che sta portando i suoi frutti. Diciamo che nemmeno la situazione Lukaku è molto molto chiara, e quindi o in Inghilterra si sta rinfrescando perché il clima ovviamente è molto meno caldo dell'Italia e quindi sta prendendo un po' d'aria fresca, al di là delle operazioni poi da portare a termine, ma non si è sbloccato ancora niente oltre Manica, e può darsi che i nomi accostati al Napoli siano solo chiacchiere, perché la situazione Gilmour non è chiara, o meglio non è così chiara come lo era qualche giorno fa. Quindi siamo messi ancora peggio di come eravamo qualche giorno fa. Manca una settimana alla chiusura del calciomercato e allora più vanno avanti i giorni e io più credo che ne vedremo delle belle nelle ultime 48 ore di mercato, dovendo andare a fare veramente una sessione di calciomercato all'allenatore nel pallone, dove vai a prenderti qualche pezzo dell'ultimo minuto per parare qualche tassello e mettere qualche toppa, più che affondare i calciatori e portarli a Napoli.
nei tempi giusti, perché diciamo che siamo già in ritardo e sarebbero serviti ad Antonio Conte molto prima. L'Atalanta invece, come avete visto, vuole Bellanova, 20 milioni, lo firma. Vuole un calciatore, 48 ore, è dell'Atalanta. Vuole Tizio, accordo con il calciatore, 48 ore, visite mediche effettuate e firma sul contratto. Noi abbiamo letto per Gilmour, ieri addirittura, anzi l'altro ieri, è fatta per Gilmour visite mediche fissate per lunedì. Ma io mi chiedo, se voi date una notizia, è fatta per Gilmour, mancano gli ultimi dettagli, le visite mediche sono fissate per lunedì, ma perché il Napoli è l'unica società dove quando leggi una notizia è fatta per il calciatore, devono passare 5-6 giorni per fare le visite mediche? Se è fatta, è fatta. Se invece non c'è l'accordo, non c'è l'accordo, non date notizie, è fatta, ma mancano gli ultimi dettagli. Mancano sempre gli ultimi dettagli in casa Napoli e quindi dobbiamo, diciamo, attenerci a ciò che abbiamo. Guardiamo un attimo il campionato, perché c'è una partita da giocare e non lo dobbiamo assolutamente dimenticare. Napoli-Bologna, domenica sera, partita che non voglio dire da dentro o fuori, ma devi per forza vincere, ci sarà la spinta del Maradona, l'ha detto Conte in conferenza, i napoletani una cosa non perderanno mai, dice, l'entusiasmo e quant'altro. È anche vero che non perdiamo mai l'entusiasmo vedendo la nostra squadra sul rettangolo di gioco, però per quanto mi riguarda, quando vengono a mancare gli uomini e i valori umani, non è che si perde l'entusiasmo, ma entra in gioco lo schifo verso determinati personaggi. Conte in conferenza stampa dice gli uomini veri si rialzano, un gruppo solido, riparto da 10-12 calciatori che hanno capito poi la sconfitta di Verona per come è arrivata. Forse è stato anche una cosa buona, dice Conte, avere uno schiaffo del genere, perché ve l'avevo già detto, non si poteva partire a 2000 già da subito, e siamo d'accordo. Però quando poi, questa è una cosa che volevo condividere con voi e mi rivolgo a noi tifosi, quando poi le cose non dovessero, diciamo, non andare secondo i piani, si è ripartito da questo gruppo di 10-12 calciatori non perché l'ha scelto la società. Ci siamo? Aperta e chiusa parentesi, perché è stato detto anche, credo, non mi ricordo, il 29 giugno, comunque alla conferenza di presentazione, io faccio, io dico, io scelgo, io ho posto il veto. Quindi le responsabilità a quel punto, nel caso questo gruppo di 10-12 uomini, gli uomini veri si rialzano, a quanto si legge, nel caso non dovesse andare in porto, si è preso un grande granchio e, diciamo, di tutta questa verità in questi uomini poi non c'era. Aperta e chiusa parentesi, mi volevo soffermare su un calciatore, c'è stata la domanda su Rafa Marin. Interessante, perché noi ci siamo chiesti perché non gioca Rafa Marin, perché abbiamo visto Juan Jesus. Conte dice, allora, Rafa Marin che indicazioni le ha dato? Lo vedremo nelle prossime gare. Conte dice, è un giovane, ha avuto l'esperienza importante con l'Alaves, lui stesso ha detto che lì era un calcio molto difensivo, qui abbiamo bisogno anche di calciatori bravi in costruzione perché comandiamo le partite, proponiamo il calcio, fisicamente è migliorato molto, il primo mese in tante situazioni faceva fatica, sta migliorando, ha prospettive, l'abbiamo preso anche per farlo crescere, mi aspetto che cresca, è un ragazzo serio che ha voglia di migliorare e sta sul pezzo. Allora, noi quando abbiamo visto gli highlights e abbiamo parlato di Rafa Marin, quando il Napoli era in procinto di portarlo ovviamente all'ombra del Vesuvio, l'abbiamo anche detto, è un calciatore di prospettiva, il Real Madrid comunque ci punta perché c'è stata questa situazione nel contratto della recompra e quant'altro, però io lo dissi che per quanto riguardava i piedini, non è che erano poi questi piedini educatissimi, però serviva comunque un altro centrale in difesa. Il Napoli
fece l'acquisto in tempo zero anche perché è un ragazzo di 22 anni e quindi non hai diciamo vincoli tra le liste, puoi tranquillamente tesserarlo senza aspettare che si liberano gli slot nella lista dei 17 e nei due vivai. Ecco perché il Napoli fece l'operazione in tempo zero, perché non hai vincoli da rispettare, puoi tranquillamente muoverti, ne puoi tesserare anche 56 di Under 22 ed ecco perché Rafa Marin è arrivato a Napoli a integrare il reparto difensivo, però Conte ci fa sapere che comunque per quanto riguarda l'aspetto tecnico e i piedi non è che lascia a desiderare, però serve altro, anche se l'abbiamo già detto, quando hai due braccetti e una difesa a tre, i due laterali devono avere piedi estremamente buoni perché è da lì che riparte l'azione, è da lì che si fa la prima scelta per la costruzione e l'andare poi ad affondare nella metà campo avversaria. Se pecchi nella scelta e poi pecchi anche per quanto riguarda l'aspetto tecnico con i piedi, diciamo che parti già con il piede sbagliato, molte azioni vanno a finire male, spendi energie inutili, non arrivi ovviamente a rete come vuoi ed ecco che si creano situazioni abbastanza scomode che nell'arco dei 90 minuti diventano poi pesanti perché poi imposti una volta, imposti male, imposti due, imposti male, imposti tre, vai avanti, indietro, corri praticamente a vuoto senza concludere niente, arrivi sicuramente nell'arco dei 90 minuti molto più stanco di quanto dovresti esserlo se hai le idee chiare in fase di impostazione e hai dei piedi come si deve per poter diciamo costruire dal basso e con i braccetti. Il dubbio di formazione per quanto riguarda il Bologna, a quanto si legge Buongiorno dovrebbe essere del match e quindi io mi auguro che Buongiorno giochi centrale e non che sia Buongiorno il sostituto di Juan Jesus, perché poi l'incognita c'è che possiamo rivedere Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno a sinistra, che anche nelle amichevoli precampionato non è che abbia fatto poi brillare la linea di difesa, perché Buongiorno è stato preso per fare il difensore centrale. Quindi mi auguro che si schieri la difesa, Rachmani, Buongiorno, Olivera da provare come braccetto, perché comunque entrò al posto di Spinazzola e non è che diciamo acquisiamo grande spinta o anche a partite in corso con l'avversario mezzo scarico Olivera ti può fare la differenza sulla fascia da quarto di centrocampo. Mi auguro di vedere Rachmani, Buongiorno e Olivera nel caso ovviamente recupera il calciatore ex Torino. Nel caso non dovesse recuperare nella mischia Rafa Marin non mi fate vedere Juan Jesus in campo, ma non perché io ce l'abbia con il calciatore, ma perché è arrivato fisicamente, non reggi più i 90 minuti né per lucidità e né tantomeno in rapidità nel caso poi si creino situazioni in recuperi e in contropiedi della squadra avversaria. Quindi se non vogliamo farci ulteriormente male, meglio provare Rafa Marin nel caso sei corto, perché sei corto in difesa, non c'è niente da fare. Hai mandato via Nathan e stai battezzando che Olivera potrebbe renderti come braccetto, quindi le incognite ci sono e non sono poche. In mediana credo che non cambierà praticamente niente se la difesa dovesse essere Rachmani, Buongiorno e il braccetto di sinistra Olivera, in questo caso come ho appena detto. Di Lorenzo farebbe il quarto a centrocampo, quindi Di Lorenzo, Anghissà, Lobotka e Spinazzola sulla sinistra. Il dubbio è la punta perché vista la prestazione di Simeone contro il Verona, anche nel primo tempo dove il Napoli comunque, come dice il mister nella conferenza stampa, comunque le partite le abbiamo comunque comandate un tantino, al di là del secondo tempo dove il Napoli quando ha preso la scoppola poi non si è rialzato. Raspadori, Simeone e il dubbio diciamo di formazione, vista la prestazione del Ciolito,
si potrebbe schierare Raspadori, anche se voi sapete come la penso e io so benissimo come la pensate anche voi sullo schierare Raspadori come prima punta. Non crosseremo e dovrai sfondare palla a terra con rapidità e con 1-2 tra Raspadori che si viene al limite a prendere la palla un po' più dietro e dovrebbe creare spazio per l'inserimento poi degli esterni e dei trequartisti. È una situazione che ancora non è assolutamente chiara, ma è anche in base ad un mercato che non è ancora definito del tutto e quindi non è che è arrivato Neres, allora cambia tutta la formazione. Vedremo Neres, c'è la domanda in conferenza su Neres e Conte, un attimo che la recupero, eccola qua. Neres che alternative le dà lì davanti? Ha grande qualità, fantasia, bravo ad attaccare lo spazio, sia ad attaccare lo spazio che a fare assist e gol. Può giocare sia nella posizione di Politano che di Kvara e quella la sua posizione. L'abbiamo preso dopo un bel corteggiamento, siamo contenti, ha bisogno di tempo per inserirsi nei meccanismi, ma è un ragazzo che verrà con noi a Bologna e vedremo. Quindi probabilmente giocherà Politano, Kvara e l'incognita Raspa Simeone. Neres potrebbe subentrare e lo si potrebbe buttare nella mischia a partite in corso sperando perché è quello che mi auguro, di stare anche un gol sopra, perché io non voglio e non credo che il Napoli poi faccia il partitone e stravinca contro il Bologna, dimenticando la disfatta di Verona. Il Bologna è una squadra sicuramente che ha perso qualche pezzo, ma italiano, è un allenatore navigato in Serie A e arriva comunque all'appuntamento campionato, al di là del cambio di società, arriva comunque con le idee ben precise, almeno per quello che ho visto nell'ultima uscita in campionato. Ho visto assolutamente però solo gli highlights e le fasi salienti, ma anche guardando solo gli highlights lo vedi come si muovono le linee, lo vedi se i movimenti dei calciatori in ricezione di palla e le linee di passaggio, lo vedi se sono inventate o dovute al caso e a demeriti avversari. Viceversa, se hai un'idea ben chiara di come costruire ed andare ad affondare la squadra avversaria. Il Bologna non è assolutamente poi al 2000% già rodato, però c'è un'idea di gioco ben precisa e quindi dobbiamo fare attenzione perché affrontiamo una squadra già organizzata e noi invece di organizzazione ne abbiamo avuta ben poca, perché nel primo tempo, sì, anche in conferenza si parla del primo tempo contro il Verona, noi nel primo tempo siamo stati comunque nella metà campo avversaria, abbiamo costruito le palle gol, Lobotka, Anghissà, il colpo di testa, Conte ritorna sugli inserimenti dei centrocampisti, si sta comunque cercando di adeguare un tantino i due centrocampisti del Napoli a fare qualche gol in più. Vediamo se il mister ci riesce, ma dal punto di vista mentale la palla passa a Conte, perché comunque questo gruppo è stato ancora battezzato come un gruppo di uomini che possono rialzarsi. Conte dice: se hai dei veri uomini comunque da queste situazioni ci si rialza. Non vi posso dire se ci metterò una settimana, un mese, un anno, però che è un gruppo solido. Noi alziamo le mani perché abbiamo visto ben altro e forse ci siamo sbagliati. Fatemi sapere la vostra. Sempre Forza Napoli. Ciao.